Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarlo col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo e incominciamo a capire come andrà la vostra settimana con le energie principali e poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'ambito amore, il lavoro e le finanze. La settimana, come potete vedere dalla presenza della volpe, parte in un modo molto preciso per voi, perché magari sentite l'esigenza di pianificare, di adottare delle strategie di sopravvivenza, mi viene in mente soprattutto al caldo di questo periodo, o anche magari dei progetti, delle idee, nonché non bisogna dimenticare anche il fatto che potrebbero esserci delle persone da osservare, da attenzionare, vedere atteggiamenti e comportamenti. La chiave giusta è nelle vostre mani, quindi vuol dire che riuscirete effettivamente a trovare delle soluzioni e anche magari a chiudere delle situazioni e aprirvi nuove porte. Bellissimo il giardino perché parla di apertura, parla di socializzazione, di cose che si sbloccano positivamente, è molto adatta soprattutto agli incontri, alle riunioni, alle nuove conoscenze, agli inviti, alle feste, quindi anche a momenti che si possono passare in compagnia e in allegria. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria e quindi abbiamo Gemelli, Bilancia e Acquario, un pochetto anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Amore coppia single, consiglio comunque di ascoltare perché alcune cose possono fare riferimento anche alle amicizie, alla famiglia. Quindi è vero, sì, parliamo di chi è in relazione, coppia, quindi anche single, e poi le relazioni più importanti. Allora, una settimana che sotto alcuni punti di vista ci può essere un po' di nervosismo. Con l'agenziana può essere un tipo di conflitto, di nervosismo o qualcosa che non va, soprattutto per quanto riguarda le vostre cose personali e che automaticamente può portare un po' di tensione per incomprensioni, per mancanza di comunicazione, quindi nella coppia e nelle relazioni più importanti. È una fase totalmente passeggera, forse i primi giorni o anche magari solo lunedì, perché poi le cose andranno decisamente a migliorare, troviamo sia la rosa di Natale sia il mughetto che appunto ci parlano di felicità, di ripresa di comunicazione, di riequilibrio anche di alcune situazioni abbastanza complesse o difficili che state vivendo. Quindi è un qualcosa che magari vi permetterà, come abbiamo visto sin dall'inizio, a superare una fase, a ritrovare non solo serenità, però anche forse a pianificare qualcosa di importante per voi, che può essere un evento specifico e quindi incominciare a prepararsi per organizzarsi meglio, può essere anche un qualcosa che magari vi fa stare bene, qualcosa di non preventivato e che quindi può saltare fuori così all'improvviso a darvi gioia. Quindi in qualsiasi circostanza, come vedete, c'è proprio un cambiamento decisivo. Poi per i single cosa vogliono dirvi? Che anche qui alcune situazioni possono evolvere positivamente, soprattutto in quanto a chiarezza. L'agenziana proprio sotto alla nostra volpe ci sta dicendo che probabilmente c'è una persona da attenzionare, anche dei comportamenti. Se state frequentando una persona, magari
ecco, la cautela, la prudenza, osservare, magari ascoltare, chiedere comunque di confrontarsi, diciamo, positivamente, può risolvere immediatamente alcune cose. Se non c'è nessuno, effettivamente viene superata una fase o di distacco da situazioni precedenti, quindi rielaborazione e quindi nuovo equilibrio che vi dà la possibilità, secondo me, anche di dare una svolta positiva, soprattutto in quanto a conoscenze o nuove conoscenze, un rivedere, insomma, qualcuno che non vedevate da un po' di tempo, quindi si parte da un punto di equilibrio per procedere, diciamo, perché no, magari può saltare fuori questa nuova conoscenza che può essere interessante per voi. Per quanto riguarda le questioni più pratiche, il lavoro e le finanze, troviamo la carta della fedeltà. Fedeltà prima di tutto a voi stessi, alle vostre idee, alle cose che vi siete prefissati, può anche indicare una fase decisiva dove state raccogliendo le vostre idee e quindi forse avete magari anche bisogno di una persona di fiducia che vi possa guidare, indirizzare, darvi degli ottimi consigli. Questo è il momento giusto, come si vede, proprio per trovare soluzioni, per aprirsi, l'abbiamo visto anche nelle energie principali, però di cominciare a preparare il terreno senza muoversi immediatamente, quindi senza fretta, o perché alcune situazioni, quindi alcune energie a livello esterno non permettono questo. E allora quindi quando si inizia un qualcosa nel momento sbagliato può essere molto facile che vada a bloccarsi e ad arenarsi. Qui si parla di qualsiasi cosa, sia del lavoro, della ricerca, sia se avete nuovi progetti, sia anche qualcosa che riguarda gli investimenti, a tante altre situazioni. Ovviamente loro vi dicono: ascoltatevi, fate chiarezza in voi stessi, in quello che desiderate, pianificate, diciamo, fate attenzione ad alcune cose. Se ci sono delle cose da chiudere, è meglio farle in questo momento, altrimenti continuate a portarvele dietro. La carta della gelosia effettivamente può fare riferimento sia a una persona, a qualcuno, magari anche a situazioni, come vi dicevo, che sono un po' complesse e difficili da gestire. Ecco perché dovete prendervi tutto il tempo di analizzare attentamente, e io sottolineo il fatto di adottare proprio delle strategie di pianificare, sia se sono coinvolte delle persone, sia se è una cosa che riguarda totalmente voi stessi. Chiarezza serve anche per chi vuole fare grandi cambiamenti, anche per chi è in cerca di lavoro. Si vede un periodo dove in realtà può saltare fuori un qualcosa, ma può essere un'idea, anche una proposta, forse anche dei colloqui, ecco, che si sta preparando il terreno, quindi poi vuol dire che o c'è veramente la possibilità immediata di mettersi subito in una ricerca che sia molto molto proficua per voi e quindi trovare lavoro, altrimenti magari c'è bisogno di un altro po' di tempo, però in qualsiasi circostanza loro vi stanno dicendo che siete nel percorso giusto, quindi di continuare ad insistere, a perseverare, perché questo è il periodo in cui si possono aprire proprio queste nuove porte. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!